Oggi andremo a fare una bella maglia colorata. Avevo bisogno di un colore un po' esplosivo, poi lo capirete in seguito con un prossimo video progetto, però non vi anticipo molto. L'occorrente è l'uncinetto 3,5 se volete che sia molto compatto il lavoro. Io avevo necessità di averlo compatto, però potete utilizzare il 4, il 4,5, il 5, insomma potete utilizzare quello che volete se lo volete leggermente più scivoloso, leggermente più morbido. Dopo ci basiamo su, per quanto riguarda le misure, sul metro che è questo, quindi vi serve anche il metro, un paio di forbici, dei marcapunti e un ago per andare a cucire i nostri pannelli perché è una maglia semplicissima a pannelli. Per quanto riguarda il filato io sto utilizzando il Pop che è un 100% acrilico. Questa è la versione da 50 grammi, c'è anche la versione da 500 grammi, ok? Quindi è molto più comoda. È un gomitolone gigantesco, fantastico e morbido e cercherò di utilizzarlo anche quest'anno. Si utilizza dall'uncinetto 3-4, però come ho detto poco fa, potete utilizzarlo in base alle vostre necessità, ai vostri gusti. Se volete un lavoro compatto, diminuite. Se lo volete leggermente più largo, più vaporoso, aumentate l'uncinetto. Tanto c'è il metro che ci fa come punto di riferimento. Iniziamo subito il progetto. Prendiamo il filo, prendiamo l'uncinetto. Prima di iniziare la vostra maglia, io vi dico anche che andremo a utilizzare il multiplo del 7, quindi adesso io vi sto facendo un piccolo campione, dopodiché andremo a lavorare sul pezzo originale. Prendete il filo, andate a fare il nodino iniziale che non viene conteggiato e adesso andiamo a caricare 28 catenelle che è il multiplo di 7, quindi una, mi raccomando, quando si inizia una maglia come in questo caso che non avrà il bordino iniziale, quindi quello che ci fascia, cercate di non stringere troppo, quindi cercate di mantenerle larghe le catenelle. 3, 27 e 28. Ne aggiungo un'altra per iniziare il lavoro. Entro nella 28, scusatemi, e faccio un punto basso e una catenella. Quindi questa prima riga è una riga dove andremo a fare semplicemente delle maglie alte, però non andiamo a entrare in questa maniera qui, semplicemente giriamo il lavoro, entriamo da sotto, quindi la lavoriamo in questa maniera, ok? La prima va bene anche perché tanto c'è il punto basso che ce lo nasconde, però siccome non ci sarà il bordo inferiore nella maglia, abbiamo bisogno di iniziare dandogli una forma molto più carina, più elegante, non la classica praticamente quando si lavora prendendo quest'asola vedete che il bordo rimane leggermente più brutto. In questa maniera sembra veramente finito invece che iniziato. Quindi andiamo a fare 28 maglie alte. Ci ritroviamo alla fine della riga. Andiamo a lavorare anche l'ultimo punto, quindi il 28esimo. Adesso giriamo il lavoro. Iniziamo sempre con un punto basso e una catenella. Caricate l'uncinetto e andiamo a fare altre 2 maglie alte. Ok, queste 3 saranno una costante, ma anche le prossime. Nella prossima caricate l'uncinetto e andiamo a farla a rilievo, quindi entrate da sotto, vedete in questa maniera, e la prendete a rilievo. Poi andiamo a fare 6 punti alti normali, quindi delle maglie alte dove si va a entrare semplicemente punto su punto nell'uncinetto, quindi 3, 4, 5 e 6. Ok, a questo punto il prossimo punto sarà sempre a rilievo, quindi lo prendete, entrate in questa maniera, lo tirate su, andate a farlo a rilievo. Ok,
avremo ancora 6 punti alti normali, quindi non è a rilievo dietro, non è a rilievo davanti, semplicemente si entra e si fanno le maglie alte normali. Guardate, è semplicissimo. Ecco perché è il multiplo del 7, quindi abbiamo 6 punti normali, il settimo è a rilievo, quindi sono 5, 6, carichiamo a rilievo il settimo e abbiamo ancora un'altra porzione da fare, quindi qui ne abbiamo 3, poi a rilievo 6, a rilievo 6, a rilievo ne abbiamo altri 6 da lavorare normale, e così vi faccio vedere come finisce praticamente tutta la seconda riga. Fate attenzione che io ho un campione di 28 punti, però nel pezzo originale ne ho ben 77 punti, quindi il multiplo è di 7, che adesso dopo vi darò le indicazioni fra poco di come si prendono le misure. Quindi sono 5, 6, il prossimo che è il settimo è a rilievo, quindi alla fine non ci rimane altro che 3 punti da lavorare normali, quindi semplicemente delle maglie alte normali. Bene, finiamo anche la seconda riga e iniziamo la terza. La terza è semplicissima perché abbiamo già i punti di riferimento sottostanti, quindi non dobbiamo stare a contare, ma dobbiamo fare attenzione alle maglie a rilievo, quindi punto basso e catenella. Lavoriamo altri 2 punti alti normali, 1 e 2, carichiamo l'uncinetto. Questa che è lavorata a rilievo sulla riga precedente, sul davanti del lavoro e sul davanti, questa volta ce lo troviamo a rilievo dietro, quindi caricate, andate con l'uncinetto qui, passate in questa maniera, prendete il filo e la lavorate a rilievo dietro. Quindi quando ci ritroviamo sulla parte dietro del lavoro la lavoriamo a rilievo dietro, quando siamo sulla parte davanti la lavoriamo a rilievo davanti. Adesso andiamo a lavorare tutti i punti intermedi, che sono 6 normalmente, 3, 4, 5 e 6. Ci ritroviamo con un punto a rilievo davanti sul davanti, dietro sul dietro, che è quello che stiamo facendo. Quindi entriamo con l'uncinetto in questa maniera e lo lavoriamo a rilievo dietro. Ecco, questo si fa per tutta la riga. Vi faccio vedere la prossima riga, dopodiché vediamo i pezzi originali. Finiamo anche la terza riga, mi raccomando qui lavorate anche l'ultima maglia formata dal punto basso e la catenella. Giriamo il lavoro e si inizia sempre punto basso, catenella, abbiamo 2 maglie alte normali, dopodiché ci ritroviamo a dover lavorare la maglia a rilievo, quindi questa volta è sul davanti, la prendiamo in questa maniera. Questo è il lavoro per tutti e 2 i pannelli, quindi sia per il davanti che il dietro. Ok? È facilissimo. Adesso prendo un attimo gli appunti, prendo i pezzi originali e ve li faccio vedere. Eccoci qui anche con le indicazioni scritte, perché so che vi aiutano tantissimo e io sono molto contenta. La maglia Miranda ha il multiplo del 7. Io qui nel pezzo originale ho 77 punti, ok? Anzi, ve lo scrivo, nell'originale ne ho ben 77. Ho iniziato con 77 punti. Abbiamo 2 pannelli, praticamente abbiamo il davanti e il dietro. Come vedete uno è più corto, uno è più lungo, perché hanno delle misure diverse. La differenza è di un paio di centimetri, perché ho preferito che non ci sia tanta, però se vi piace l'idea, quando me la vedete indossata, voi potete decidere se farla più
più lungo praticamente il dietro, più corto il davanti come me, ma con una bella differenza. La mia sarà minima, di quasi 2 centimetri, 2 centimetri e mezzo. Voi potete farlo anche di 4-5 centimetri. Comunque l'importante è che capite questo. Sul dietro abbiamo 49 righe più una. La riga 1 della quale parlo è quella sulle spalline. Come vedete io avevo già diviso il mio pannello, ho preso le misure e ho fatto già queste spalline che sono veramente piccole, è solo una riga. Il davanti lo andremo a fare insieme, così vedete anche come si prendono le misure, ma intanto il davanti ha 46 righe, quindi 46 di pannello, e 2 righe che andremo a fare insieme per quanto riguarda le spalline. Quindi la differenza tra l'una e l'altra è di 2 righe, perché qui ho 48 totali e qui ne ho 50. Quando andremo a fare la cucitura, perché avremo qui le maniche, praticamente, no? Abbiamo le maniche. La cucitura non sarà fatta tutta, ma ci fermeremo a un certo punto. Quindi anche qua avremo una cucitura che finisce prenderemo, non vi preoccupate, le misure con i marcapunti che sono qua, quindi vi dirò il numero esatto di righe che andremo a cucire e quelle che lasceremo liberi. E poi ci occuperemo delle maniche, però con calma. Per quanto riguarda la larghezza della maglia, io non l'ho fatta su misura, avevo voglia di una maxi maglia, anche se avrei potuto farla anche più larga, però già io sono molto magra, quindi per me è veramente larga, e ho fatto la metà della circonferenza più 5-6 cm. Io praticamente ho un totale di 49 cm per pannello, quindi è larga rispetto alla mia taglia. E adesso vediamo il pezzo originale, in che senso mi riferivo a un pannello un po' compatto rispetto a un pannello leggermente più largo. Questo è il pannello dietro della mia maglia, vedete le righe a rilievo si vedono benissimo, e abbiamo i laterali che sono una costante di 3 e 3. Perché ho scelto questo? Perché quando andremo a fare la cucitura qui noi avremo sempre 6 punti normali, quindi praticamente andremo a nascondere con il punto a rilievo, a nascondere la cucitura. Sarà veramente carina, dopo ve lo faccio vedere dopo la cucitura. Quindi ho preferito fare un multiplo che mi permettesse proprio questo. Avrei potuto lasciare una, ma poi la cucitura sarebbe vista e sarebbe visto il punto a rilievo vicino al punto di rilievo e non mi piaceva come idea, quindi ho preferito fare una costante anche quando andremo a unire la maglia in totale. Ho scelto di lavorare col 3,5, anche se indicativamente il 4,5 sarebbe stato quello, diciamo, più morbidoso, più vaporoso. Comunque questo è un filato che dopo il lavaggio perde tanto e resta molto più morbido, però io avevo bisogno di un pannello compatto perché andremo a lavorare ancora sopra questa maglia. Io vi faccio il progetto basico che è questo, quindi a chi piace si limita a questo, altrimenti mi seguite in un secondo video dove andremo a decorarla leggermente. Non vi do altre informazioni, lo vedremo insieme. Intanto questa è la parte dietro, adesso prendo la parte davanti dove andremo a dividere per il collo e andremo a fare le mini spalline, perché è una questione di 3 cm, sarà leggermente a barca come girocollo. Dopodiché andremo ad occuparci delle maniche. Questo marcapunti è la metà della mia maglia, perché io ne ho 77, quindi ho 38 e 38, questo sarebbe il 39, quindi proprio la metà. Dopodiché col metro ho messo più o meno 11 cm, quindi sono andata qui 11-12 cm e è abbastanza largo come girocollo effettivamente, quindi magari quando la indosso e vi sembra un po' esagerata potete lasciare un paio di 1 centimetro da una parte e una dall'altra, quindi 2 centimetri meno, però mi piace l'idea, ok, di una maglia maxi molto larga, molto comoda. Prendete quindi i marcapunti e contate come me, quindi 1 2 3 1 2 3 e la seconda maglia quindi è questa qui.
io in questa porzione ne ho 18 e qui ne avrò 18. Adesso metto anche il secondo marcapunti. 1 2 3, 1 2 3 e la seconda è questa. Dopo aver messo i marcapunti andiamo a lavorare le due righe qui e qui per creare quel spessore che ci serve per il girocolo. Qui abbiamo finito la riga 46, giro il lavoro e vado a fare le ultime due righe, ma solo per questi punti che saranno praticamente le nostre, io continuo a chiamare spalline, ma giusto per farvi capire dove ci ritroviamo come punto di riferimento. Non bisogna fare altro che andare a lavorare punto su punto così come si presenta il lavoro sotto, quindi quando ci sono i punti normali si lavorano le maglie alte normalmente, quando ci sono quelli a rilievo si lavorano quelli a rilievo semplicemente. L'unica cosa, mi raccomando, quando iniziamo adesso la prossima spalina di iniziare nel verso giusto, quindi adesso finisco queste due, ci ritroviamo dall'altra parte a finire anche le altre due e vi faccio vedere anche l'inizio più giusto. Stavo per dimenticarmi, voi dovete lavorare sino al marcapunti, quindi marcapunti compreso. Adesso lo faccio vedere così non avete difficoltà. Eccolo qua. Finito quest'ultimo punto giriamo il lavoro e facciamo praticamente anche la seconda riga. Scusate, eccolo qui. Punto basso come al solito e catenella. Arrivate in fondo e tagliate il filo. Abbiamo finito la prima spalina, vedete, ho tagliato il filo ed è qui. Per la seconda non iniziamo da qui, ma giriamo il lavoro, perché vi ricordate, siamo venute in questa maniera, ok? Siamo arrivate qui, siamo tornati indietro, siamo saliti e tornati dall'altra parte, quindi il mio filo dovrebbe essere più o meno da questa parte, secondo questa riga, quindi giriamo il lavoro e andiamo a lavorare il davanti sul davanti, il dietro sul dietro, perché se no combiniamo degli errori. Sono piccoli, però comunque chi ha occhio praticamente si vede, soprattutto se le spaline sono formate da più righe rispetto a questi che sono solo due. Questo lavoro è da fare molto attentamente quando abbiamo i quarti davanti, soprattutto nei lavori un po' più nei cardigan, nelle giacche, però importante che avete capito il perché di questo inizio qui e non all'inizio della riga. Ci alziamo semplicemente con due catenelle, scusate, carichiamo l'uncinetto e andiamo a fare maglia alta su maglia alta dove c'è quella normale e dove ha rilievo la lavoriamo a rilievo dietro, perché siamo sul dietro del lavoro. Questo è il mio lavoro per le prossime righe, che sono due, quindi questa già iniziata e la prossima. Bene, finisco questo, ci occupiamo dopo di prendere le misure per le maniche e fare le cuciture. Sono andata avanti col lavoro, ho già fatto la cucitura qui su una spalla e anche su un laterale e ho lasciato qui sotto 4 e 7, non so come mai ho una riga in più sulla parte dietro, non fa niente, tanto mi piaceva un po' più lunga. E guardate il risultato, praticamente la distanza, vedete, la distanza è uguale, identica, quindi non si vede molto la cucitura. Noi la vediamo perché la stiamo osservando, ma quando si indossa la maglia, a parte qua che si vede la differenza perché è aperta, non si vede, cioè la porzione è uguale, identica. Ecco perché del 3 è 3, così abbiamo la stessa distanza tra nel formato della maglia, quindi nel motivo. Adesso andiamo a fare anche le altre cuciture. Praticamente vi spiego quello che ho fatto io, poi sta a voi decidere. Io ho lasciato 15 righe che sono 18 centimetri, quindi 18 per il davanti, 18 per il dietro. Sono andata, mi raccomando, è un attimo sbagliare le righe, quindi contate tutte le righe e io a 28 righe ho messo un altro marcapunti, quindi la cucitura andrà da questo marcapunti a questo qui c'è la manica e mi manca la cucitura sulla spalla. Poi sotto ho lasciato 4 sul davanti
e 7 sul dietro. Come ho detto prima, ho una riga in più sul dietro e va bene lo stesso, non fa niente, tanto è più lunga. E quindi adesso non dovete fare altro che prendere l'ago e andare a fare la cucitura. Io adesso la vado a fare velocemente perché tanto è una cucitura che conoscete già, uso sempre la stessa, e è giusto però far vedere a chi è appena arrivato sul canale o per la prima volta e vede questo video come la faccio, com'è il mio metodo. Ho fatto tutte le cuciture ed eccola qui la maglia, praticamente qui ho lo scalfo della manica, vedete che le porzioni sono uguali identiche come vi dicevo prima. L'ho già girata sul davanti perché andiamo ad occuparci delle maniche, quindi mi raccomando, le cuciture si vanno a fare sulla parte brutta, quindi sulla parte dietro. Vi spiego anche perché ho cambiato tecnica. Se qui avevo bisogno di chiamiamola rigidità, ma non è proprio quella la parola più giusta, diciamo di un punto chiuso. Per quanto riguarda le maniche, ho preferito alleggerirle parecchio, quindi o cambiavo uncinetto e andavo a utilizzare un uncinetto più grande, però non credo che sia l'ideale. Allora cosa ho fatto? Ho cambiato punto, infatti ho fatto questo punto a rette molto molto leggero. E come vedete ho chiuso qui con delle righe a maglia bassa per stringere leggermente la manica. Comunque quando la andrò a indossare capirete meglio. Adesso riprendiamo l'uncinetto, il nostro filo, e andiamo ad avviare la seconda manica. Facciamo il nostro capietto iniziale e adesso andiamo ad avviarci. È molto facile perché comunque i punti sono già predisposti. Prima di tutto qui abbiamo la chiusura dove c'è la riga, dove abbiamo fatto praticamente le cuciture, quindi le usiamo già come pro forma. Quindi entriamo qua, prendiamo il nostro capietto e facciamo 1, 2, 3 e 4 catenelle. Carichiamo l'uncinetto e semplicemente andiamo qui dove c'è la base dell'altra riga di maglia alta. Ecco, quindi non c'è bisogno di fare tanti conteggi perché andiamo a fare un quadratino per ogni riga di lavoro. Facciamo la catenella, carichiamo e andiamo qui alla base dell'altra maglia alta, catenella, carichiamo, andiamo da questa parte, quindi andiamo a fare un quadratino per ogni riga di lavoro che c'è già. Come vedete è molto facile da riconoscere, una è qui, 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 dove sono praticamente le righe di lavoro. Questo lo facciamo per tutto il giro, quindi adesso vado avanti, faccio tutto il giro e ci ritroviamo qui per chiudere la prima riga della manica. Arrivata qui alla fine della riga, semplicemente vado a fare una catenella, poi vado a contare 1, 2, 3, quindi qui nella terza catenella iniziale vado a chiudermi con una maglia bassissima e così ho concluso la mia riga. Adesso per iniziare la seconda riga non devo fare
altro che fare una, due, scusatemi, 3 e 4 catenelle. Carico l'uncinetto e vado a lavorare punti alti su punti alti, e dove c'è la catenella faccio la catenella, semplicemente seguo lo schema che ho già, quindi classici quadratini, quindi maglia alta, catenella, maglia alta, catenella. Questa volta le andiamo a lavorare in tondo, perché tanto scusatemi, lo schema rimane, come vedete, molto dritto, e la mia manica ha 40 righe di lavoro, mi sono bastati per la lunghezza della mia manica. Voi la provate e decidete in seguito se la volete fare più corta, più lunga, come al solito sta a voi personalizzarla. Ci ritroviamo qui dove vi faccio vedere come si fa a riprendere il polsino. Dopo aver lavorato tutte le righe necessarie per le vostre maniche, praticamente nel mio caso sono 40, però se le volete più corte o più lunghe decidete voi. Vi faccio anche vedere la chiusura delle righe, vedete? È veramente nascosta, molto comoda. Andiamo a fare un lavoro per ristringere. Adesso vi faccio vedere quello già fatto, che è questo. Io adoro i polsini larghi, però nel caso delle maglie invernali penso sempre che sarebbe più comodo avere un polsino, soprattutto se dobbiamo indossare una giacca, rischiamo che ci venga sulla manica e non è mai divertente. A questo punto andiamo a entrare qua nel quadratino e facciamo una maglia bassissima in questa maniera. Poi andiamo a fare un punto catenella, rientriamo qui e andiamo a fare un punto basso. Ci spostiamo nel prossimo quadratino e facciamo un altro punto basso, nel prossimo ancora e un altro punto basso. Quindi andiamo a fare in ogni quadratino un punto basso, quindi diminuiamo parecchio. Comunque vi basta, perché guardate, inserita la mano c'è ancora dello spazio, quindi se la volete ancora più stretta, nella riga successiva, nella seconda, farete ancora delle diminuzioni. Intanto la prima riga è questa, si entra nel quadratino e si fa dei punti bassi. Adesso la fate per tutta la riga, ci ritroviamo qui per chiuderci. Andiamo a fare anche l'ultimo punto basso e adesso ci chiudiamo qui, praticamente dove abbiamo fatto il primo. Vedete, questa è la maglia bassissima, andiamo qua dove è il primo con una maglia bassissima, facciamo un punto catenella, rientriamo, però lavoriamo solo sulla costa dietro, quindi facciamo dei punti bassi, punto su punto, semplicemente lo si fa per tutta la riga. Vi faccio vedere questo già fatto. Come vedete io ho fatto 3 righe, mi sono bastate, però se volete ne potete fare anche di più. Il vantaggio di un punto lavorato in costa è che è elastico sia in altezza ma anche in larghezza, quindi praticamente è un modo velocissimo per fare un lavoro semi elastico. Sicuramente non è elastico come se si fosse lavorato in verticale, però quello è un altro discorso. È semplicemente più elastico rispetto a un punto chiuso, ok? Io l'ho fatto in questa maniera perché credo che sia molto semplice, molto pratico e molto veloce soprattutto. Bene ragazzi, ci ritroviamo quando indosso la maglia e la vedete finalmente l'aspetto in generale com'è. Sono arrivata anche alla parte dove vi faccio vedere indossata la mia maglia. La maglia Miranda è una maglia molto semplice perché viene lavorata a pannelli, quindi si adatta a ogni fisico. Adesso vi faccio vedere la differenza tra il davanti, che è leggermente più corto, vedete, e il dietro, che comunque essendo un progetto a pannelli potete farla ancora più lunga sia sul davanti che sulla parte dietro. Le maniche, come sapete, abbiamo cambiato trama, è molto leggera, quindi facile da indossare anche con una giacca un po' più stretta. È un progetto molto facile, come vi ho fatto vedere, si lavora a pannelli, quindi molto facile anche da adattare per tutte le taglie. Per chi volesse avere una maglia semplice come questa si limita a questo, altrimenti c'è una piccola sorpresa, diciamo così, per chi la vuole leggermente personalizzare. Però non in questo video, ma nel prossimo. Uno di questi video che andrò a pubblicare sarà quello dove prenderemo questa maglia semplice e la andremo leggermente a
personalizzare con qualche dettaglio. Non vi do molte informazioni perché preferisco che mi seguiate, che poi vi concentrate su quello che vado a creare per sapere se vi può piacere oppure no. È un'idea che mi è venuta e come sempre cerco di condividerla con voi. Intanto io me la godo perché è molto calda, molto pratica e sì, guardate, anche a differenza è molto larga, non è stretta come le solite, stretta sarebbe così, quindi molto larga, molto comoda, quindi a me piace tanto, soprattutto in queste giornate in cui il freddo sta per arrivare. Ragazzi, non mi resta altro che leggere i vostri commenti e soprattutto noi ci vediamo al prossimo video progetto. Un bacio!